La melodia è una successione di suoni, uno dopo l'altro in orizzontale. Se ci fermiamo qui a questa definizione, risulta una definizione molto semplice, fin banale, però ci può dare qualche dubbio, ci può far sorgere qualche dubbio. Ad esempio, allora, questa è una melodia? Un po' piccina. Questa è una melodia? Sni. Allora, tra i tanti dubbi che possiamo avere su un concetto di melodia, che è un termine molto utilizzato, abbiamo delle certezze. Sappiamo tutti quanti che ci sono generi musicali più melodici di altri. E ad esempio quello che sentite in sottofondo è un chiaro esempio di un genere melodico. Quello che state sentendo è Passione di Libero Bovio, dalla voce di Ezio Arolfini, ed è una canzone napoletana. E la canzone napoletana è universalmente conosciuta come genere musicale melodico, dove la melodia a questo punto assume degli aspetti ancora più chiari rispetto alla definizione che abbiamo dato prima, cioè semplicemente di sequenza di suoni uno dopo l'altro in orizzontale. Ma se aggiungiamo a questo punto che deve avere un senso compiuto, magari anche con una buona alternanza di momenti di tensione e momenti di riposo, ecco che il genere che abbiamo appena sentito si sposa bene con questa definizione. Nella musica napoletana, nella canzone napoletana, le melodie sono molto cantabili. Ecco, il termine cantabile è molto associato al termine melodia. Quindi queste visioni di tensione e di riposo, questi salti, questi intervalli, questi appoggi e non la fretta, la calma, si sposa perfettamente col concetto di genere melodico. Se spostiamo il nostro occhio su un altro genere, sul genere musicale classico, ecco che qui le cose cambiano leggermente. Parliamo principalmente di temi, non di melodie. Quindi quell'aspetto di melodia, sequenza, di suoni in orizzontale, ripetiamola così rimane sempre più impressa, di senso compiuto, nell'ambito classico quel senso compiuto va via. Abbiamo i temi sono idee musicali, che diventano però, a differenza fondamentale, cioè la grossa e sostanziale differenza dalla melodia, quindi il tema cosa si differenzia? Che ha bisogno di una elaborazione, non finisce lì. Deve essere elaborato e modificato nel corso del tempo. È anche vero che le composizioni strumentali classiche sono di ampio respiro, quindi hanno parecchio tempo su cui sviluppare l'idea. Potremmo fare un parallelo con quello che può essere il discorso verbale. Il tema è l'idea, è il concetto che io poi sviluppo in frasi e costruisco un discorso completo. Questo discorso prevede anche che io ripeta l'idea per ribadire il concetto e questa idea, questo tema, ripetendolo, rimane in testa, diventa memorizzabile, memorizzato, quindi orecchiabile e di solito più gradito. Andiamo a vedere un esempio. Non è raro, nelle composizioni sinfoniche, trovare la presentazione dei temi in 3 fasi. Diciamo che, riprendendo una frase di un grande divulgatore, Leonard Bernstein, che diceva un po' come dire: pronti, partenza, via. E direi che è perfetto, questa sequenza in 3. Vi faccio vedere subito la partitura e di questo che vedete faremo l'ascolto. Qui vedete l'inizio della sesta sinfonia di Piotr Ilyich Tchaikovsky
e avete proprio la presentazione del tema in 3 momenti. Prima frase, le vedete circolate in evidenza, ovviamente gestite dai violini, quindi seguite il rigo dei violini. La prima frase è l'idea, è il nucleo. Vi viene ripetuta la seconda frase molto simile alla prima, pochissima differenza, così memorizzate bene, e poi lo slancio del tema. Sentiamolo. Sentiamo questo inizio della Sesta Sinfonia di Piotr Ilyich Tchaikovsky. E qui avete poi tutto il proseguo, quindi il tema che si sviluppa, come abbiamo detto, che si modifica, si amplia, si elabora, fino a costruire tutto il discorso del primo movimento di questa sinfonia. Quindi, sostanziale differenza, il tema non finisce, non è di senso compiuto, ma ha bisogno di essere sviluppato. Dove troviamo, in quale forma musicale troviamo la melodia proprio come da dicitura, sequenza che ha un senso compiuto? La canzone. La canzone è la forma, vuoi perché è di forma e di durata ridotta, perfetta per mettere in evidenza le melodie. È vero che nella canzone dipende anche dai generi, ci sono generi musicali più melodici e ovviamente anche quelli meno melodici. Se pensiamo al rock, non è la prima cosa che noi vogliamo proprio sentire e ci aspettiamo la melodia, però abbiamo anche le melodie all'interno di canzoni rock. Possono esserci melodie di vario tipo. Anche qui facciamo gli esempi che sono sempre utili. Prendiamo un gruppo rock conosciuto, Red Hot Chili Peppers. Canzone altrettanto conosciuta, Snow. Qui abbiamo 2 melodie che adesso mettiamo in evidenza. La prima, che è quella più ritmica, quella presentata dagli strumenti, la chitarra che vi dà subito la sequenza melodica, e questa melodia verrà poi assorbita e trasferita alla voce. Sentiamola subito. Qui avete sentito la sequenza in orizzontale di una nota dopo l'altra? L'abbiamo sentita, però è più ritmica che melodica. Quei momenti di tensione e di riposo non li sentiamo, sentiamo più un aspetto di intervalli piccoli, quindi distanza tra le note assolutamente minuscola, e frequenza, rapidità. Ma all'interno di questa canzone abbiamo anche una seconda melodia che risulta più melodica, più cantabile. Ehi! Qui abbiamo sentito in un genere non prettamente melodico. Possiamo fare anche un altro esempio all'interno delle canzoni. Il primissimo che abbiamo sentito, la canzone napoletana, era l'esempio melodico per eccellenza. Un altro esempio, un'altra possibilità che possiamo sentire e quindi ritrovare nei nostri ascolti è
quando la canzone è costruita solo e esclusivamente su un'unica melodia. Ecco, è ovvio che se c'è una sola melodia, si prevede la ripetizione e questa ripetizione deve essere ben gestita. Per quanto una canzone, diciamo mediamente sui 3 minuti, possa essere appunto breve, ripetere sempre la stessa melodia può diventare noioso. Diciamo che 3 requisiti forse sono fondamentali per far sì che una canzone strutturata in questo modo non risulti un trippone, insomma una cosa un po' pesantina. Che la melodia sia una cosa assolutamente ben costruita, una bella melodia. Sembra una banalità, ma costruire belle melodie non è per niente una cosa semplice. Essendo una canzone, anche il testo deve essere di livello per non diventare la banalità totale. Terza cosa, l'orchestrazione. Se io ripeto la melodia sempre la stessa più volte, ecco che devo anche pensare a presentarvela, possibilmente in modo diverso, quindi magari aggiungere strumenti o voci a sostegno, aumentare l'intensità o ancora magari spostare la tonalità, cioè cambiare la scala spesso e volentieri facendo aumentare l'altezza di un tono, di un semitono e questo crea un effetto sicuramente di varietà, pur avendo sempre la stessa melodia. Facciamo un esempio anche qui. Prendiamo se vi dico questi 2 nomi, Ennio Morricone e John Baez, abbiamo sicuramente 2 elementi fondamentali per ascoltare un esempio di una canzone costruita su un'unica melodia e sicuramente di livello. Here's to you, Nicola and Bart, rest forever here in our hearts. The last and final moment is yours, that agony is your triumph. Here's to you, Nicola and Bart, rest forever here in our hearts. The last and final moment is yours, that agony is your triumph. Come immagino avrete poi voglia di riascoltarla completamente, qui abbiamo solo sentito 2 volte la stessa melodia, ma ovviamente nell'esecuzione, insomma, Here's to You, Ennio Morricone e John Baez, come ho detto, sono una sicurezza. Quindi abbiamo la costruzione di una canzone su un'unica melodia. Allora, abbiamo fatto un po' di conoscenza di come possiamo ritrovare questo concetto di melodia all'interno di un po' di generi, dalla canzone napoletana alla musica classica alla canzone, in 2 esempi diversi. A questo punto a voi. Ascoltando tutti i generi che volete, soffermatevi, analizzate, raffinate la vostra capacità d'ascolto soffermandosi sull'aspetto melodico, che magari può essere un tema, ma altre volte una o più melodie. Alla prossima!